Accendi LED rosso. Ok, accendo LED rosso. Accendi LED verde. Ok, accendo LED verde. Accendi LED blu. Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di questa serie dedicata alla domotica fai da te. In questo video vedremo come controllare i dispositivi collegati a OpenHub tramite comandi vocali. Oltre all'assistente Google che stiamo vedendo, potremo utilizzare anche Alexa. L'aspetto interessante è che per farlo non servirà nessun dispositivo dedicato, come Amazon Echo o Google Nest, ma basteranno le rispettive app installate sullo smartphone. Buona visione! Fin qui abbiamo visto come interagire col sistema di domotica utilizzando l'interfaccia web di OpenHub. Vediamo ora come accendere e spegnere i dispositivi attraverso comandi vocali. Per sfruttare questa funzionalità, OpenHub deve essere configurato correttamente per l'utilizzo del suo server dedicato, myopenhub.org. Se non l'avete ancora fatto, vi rimando quindi al video precedente dedicato proprio a questo argomento. La procedura per abilitare i controlli vocali è divisa in due parti. La prima consiste nella configurazione dei dispositivi in OpenHub. La seconda riguarda invece l'impostazione delle app di Google e Alexa. Iniziamo quindi con OpenHub. Dopo aver effettuato il login come amministratore, vado nel menu Impostazioni e poi Model, dove trovo gli apparecchi che ho configurato nei video precedenti, in questo caso i 3 LED rosso, verde e blu. Per ciascuno dei componenti che voglio rendere accessibili tramite controlli vocali, devo impostare alcuni parametri. Inizio quindi selezionando il primo LED, quello blu, poi a destra faccio clic su Add Metadata. Come vedete compare una lista di elementi fra cui troviamo anche Amazon Alexa e Google Assistant. Inizio quindi aggiungendo il primo, poi dal menu Alexa Class seleziono Lighting e faccio clic su Salva. Allo stesso modo aggiungo il metadata per l'assistente Google. In questo caso dal menu Google Assistant Class seleziono Light. Dopo aver salvato, vedete che nel dispositivo compaiono i due metadata correttamente configurati. Ovviamente, se volete utilizzare solo uno degli assistenti, sarà sufficiente abilitare unicamente quello interessato tralasciando l'altro. Questa procedura va ora ripetuta per ogni singolo dispositivo che vogliamo rendere disponibile per il controllo vocale. Vado quindi a configurare anche il LED rosso e il LED verde e fatto questo la parte della configurazione riguardante OpenHub è terminata. Ora, prima di continuare, faccio una verifica collegandomi al server MyOpenHub per controllare che il sistema sia correttamente online. E qua vediamo che è tutto a posto. Ora passo quindi alla configurazione delle app sul telefono, iniziando da Alexa. Dopo aver installato l'app dal Play Store, in basso a destra seleziono Altro e poi Skill e Giochi. Le skill sono in pratica dei plugin che servono ad aggiungere varie funzionalità ad Alexa. Al momento non ne ho ancora abilitata nessuna, per cui faccio una ricerca utilizzando la lente di ingrandimento qua in alto e mettendo come termine OpenHub. Trovata la skill che mi interessa, faccio clic sul risultato per installarla. E poi seleziono Abilita all'uso. Adesso viene richiesto di accedere all'account di MyOpenHub in modo da collegare la skill al server remoto. Inserisco quindi i miei dati e poi autorizzo l'utilizzo dell'app. Quando compare il messaggio che l'account è stato collegato, si può fare clic su Chiudi. E ora
ora l'app chiede se intendiamo cercare i nuovi dispositivi disponibili. Faccio clic su Scopri dispositivi e se tutto è andato bene, dopo qualche secondo dovrebbero venire rilevati gli apparecchi configurati. E infatti ecco qua i miei 3 LED. L'app adesso richiede di configurare i nuovi dispositivi. In pratica si tratta solo di decidere se unirli o meno ad un gruppo per tenerli organizzati. In questo caso non mi interessa, quindi faccio semplicemente clic su Salta quando viene richiesto se aggiungerli ad un gruppo. Ripeto l'operazione anche sugli altri 2 LED. E alla fine i dispositivi saranno visibili dal menu Dispositivi Lampadine. Possiamo ora controllarli manualmente, accendendoli e spegnendoli direttamente dai pulsanti, oppure, se lo abbiamo abilitato nelle impostazioni dell'app, pilotarli attraverso i comandi vocali, dicendo ad esempio accendi LED rosso o accendi LED verde. Passiamo adesso alla configurazione di Google. Per prima cosa occorre installare l'app Google Home, che trovate ovviamente sul Play Store. Ora, le app di Google purtroppo cambiano in continuazione, per cui spesso quando provo a rifare la stessa cosa a distanza di qualche tempo, mi accorgo che le impostazioni hanno cambiato nome o posto, o addirittura sono sparite, per cui la procedura che descrivo qui è valida al momento in cui sto realizzando questo video. Non vi garantisco però che tra un mese o un anno non si debba fare in tutt'altro modo. Detto questo, cominciamo. La prima volta che si avvia Google Home occorre innanzitutto creare una casa. Faccio quindi clic su Inizia e metto come nome semplicemente Casa. Ora qua tralascio l'indirizzo e le varie autorizzazioni dell'app che volendo possono essere anche impostate in seguito. Ed ecco creata la nostra casa, alla quale dobbiamo aggiungere il supporto per OpenHub. Faccio clic sul simbolo più in alto a sinistra, poi su Configura dispositivo e compatibile con Google. Qui, facendo clic sulla lente di ingrandimento, vado a cercare OpenHub e lo seleziono in modo da installarlo. Confermo facendo clic su Link. E anche qui, come nel caso di Alexa, occorre inserire i dati dell'account MyOpenHub per consentire la comunicazione tra i due sistemi. Inserisco quindi i miei dati e dopo qualche istante l'account viene collegato. Vedete che indica anche già che sono stati rilevati 3 dispositivi corrispondenti ai 3 LED. Ora, tornando nella pagina principale, troviamo i controlli per l'accensione e lo spegnimento degli apparecchi disponibili. Anche in questo caso, come per Alexa, possiamo pilotarli direttamente tramite i pulsanti di accensione o spegnimento. Oppure possiamo utilizzare l'assistente vocale dicendo «Ehi Google, accendi la tal cosa o la tal altra». Bene, per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile o anche in caso contrario. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento alle mie prossime realizzazioni. Ciao a tutti!